La prima è peccato. Grazie mille. Ciao. La gelateria è nata nel 1946, ma che noi ci si interessa di mondo del latte, diciamo così, abbiamo avuto anche un'azienda agricola ed è 1921. Mio nonno. E venne l'idea da trasportatore di latte di aprire la latteria gelateria e quindi dal 46 sempre in questa zona, prima sulla curva di Via Celso, ora dai 56 qui, ma insomma dal 46 è nata la gelateria. Quindi avete la licenza è di quell'anno? È del 46, sì. Poi dalla Camera di Commercio risultano vari passaggi perché dalla mia nonna a me, da me alla Daniela e quindi per esempio risulta dalla Daniela dal 1985, ma praticamente l'esercizio è sempre rimasto della famiglia. Tornando ai giorni nostri, siete passati alla cronaca come gelateria ribelle. La nostra ribellione, fra virgolette, è stata descritta così perché noi ci siamo resi conto che per noi non andava bene discriminare alla porta. Io ho la licenza di mio nonno del 46 e fin da quando ero giovane, insomma, lui mi diceva che questo non era casa mia, doveva essere la casa del cliente, insomma, l'esercizio pubblico consente alle persone, a tutte indiscriminatamente, di entrare. Per cui io non ho fatto altro che tener fede a quella licenza, eventualmente. Una licenza che prevede che il cliente che vuole acquistare al prezzo che io offro, io sono obbligata a vendere, insomma, sono obbligata a farlo entrare perché non è che posso far comprare sulla strada, sono obbligata a farlo entrare e a vendergli tutti i prodotti che lui non contesta il prezzo. Quindi io mi sono trovata in una situazione di difficoltà quando questo DCPM mi comunicava che io sulla porta dovevo fare una specie di interrogatorio veloce sui prodotti da acquistare, perché se il cliente volesse acquistare latte esclusivamente o latticini poteva entrare dentro il mio locale. Se invece doveva acquistare solo il gelato, dovevo chiedergli il Green Pass, e se invece nella fattispecie doveva acquistare latte e latticini, se non aveva il Green Pass, farlo entrare solo per comprare il latticino, ma l'acquisto del gelato non poteva essere fatto da questo. Quindi ecco, in quel momento noi ci siamo opposti, abbiamo tirato fuori la nostra licenza e abbiamo fatto solamente quello che sappiamo fare, insomma, accogliere il cliente, come da 75 anni abbiamo fatto. Per cui ecco, noi di PCM, di tutti i decreti, li abbiamo rispettati tutti fin dall'inizio, quando si trattava di tutti dentro, tutti fuori, tutti seduti, l'hanno cambiato 1500 volte, tutto incartato, tutto a casa, e noi tutto abbiamo rispettato. Mio padre faceva le consegne tutto bardato, vestito da palombaro, quindi noi siamo stati assolutamente pronti per la comunità a attivarci. Abbiamo fatto consegne gratis per tutto il nostro quartiere, quindi non ci sentiamo così. Questo appellativo ci fa ridere sinceramente, però vabbè. Detto questo, quando però abbiamo capito che non era per la collettività ma era per punire qualcuno che non si era vaccinato o eventualmente aveva fatto una scelta di qualsiasi tipo per la propria salute, per il proprio credo, perché non ci interessa, noi abbiamo detto questa
va contro la nostra licenza di esercizio pubblico e noi abbiamo impugnato questo, ecco. Quindi credo di essere dalla parte della ragione, noi crediamo di essere dalla parte della ragione, non dalla parte di un rivoluzionario, Dalla parte della Costituzione. dalla parte della Costituzione del resto. Buongiorno. Mi fa un cono piccolo. Sì, che gusti facciamo? Crema e riso. Ah, Francè, fammi capire. Hai fatto più di 400 chilometri per venire a prendere un gelato? Ho fatto 400 km per venire a prendere un gelato in condizioni di normalità, quindi diciamo un gelato che rispetta la Costituzione. Buonissimo. Non siete stati l'eccezione. No, siamo stati l'eccezione, ma a me mi viene da ridere perché è un paradosso, perché noi siamo quelli normali, secondo me. La normalità è rispettare le licenze di esercizio pubblico, non siamo un club dove uno può decidere chi entrare e non entrare. L'esercizio pubblico è chi ti fa entrare perché è non solo autorizzato, ma è obbligato. Quindi io sono obbligata qui a fare entrare tutti, quindi è un paradosso che noi siamo l'eccezione, ecco, siamo la normalità.